buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi vi farò una ricetta sfiziosissima: le zite o cannucce con ragù, mozzarella di bufala e parmigiano. Facciamo un bel timballo al forno. Una ricetta molto semplice, l'unica cosa è che dovete fare il ragù precedentemente, perché comunque serve un ragù, ma un ragù piuttosto lento. In che senso lento? Lento nel senso che il ragù di solito è molto denso, no? Invece per questa ricetta va un ragù piuttosto lento, cioè non lo dobbiamo far restringere troppo. Restringere troppo, esattamente. È comunque stato sul fuoco un'ora e mezza, però esatto. E Irene è d'accordo. Allora, come prima cosa dobbiamo lessare le nostre cannucce in abbondante acqua salata e lasciarle al dente. Adesso ci spostiamo sui fornelli e vi farò vedere una pentola apposta per fare questo tipo di cottura. A dopo. Questa è la pentola. Mia nonna, allora, dovete sapere che questa pentola ha una cosa tipo, penso 60 anni almeno. Ammazza, sì. È quella per gli asparagi, il pesce? È quella per il pesce, per gli asparagi. Nonna ci cuoceva anche i cotechini e lo è zampone. vero, è vero. Allora, che cosa dobbiamo fare? Semplicemente, scusate, vi passo davanti, prendo una presina perché sicuramente questo gancio adesso è bollente, perché l'ho lasciato così apposta per farvelo vedere. Questa va in immersione, eccola qua. Mettiamo il sale e mettiamo le zite o cannucce o come volete voi, ok? Ovviamente copriremo con il coperchio. Una volta ovviamente che bolle l'acqua, buttiamo giù la pasta e la togliamo al dente. Dipende dalle varie marche che trovate. Se dice 10 minuti, toglietela a 8 minuti, va bene? Perfetto. Ok. Quindi E niente. ci vediamo a pasta scolata. Ci vediamo a pasta scolata. A dopo. A dopo. Allora, eccole qua, le abbiamo scolate 1 minuto e mezzo prima e adesso aggiungiamo il nostro ragù, cercando di la carotina magari no, la togliamo immediatamente per sì. non sentire lamentele. Sì, perché poi si lamentano tutti. Sì, dicevo, cercando di farlo penetrare all'interno, oppure se volete potete fare degli strati esattamente come si fa per le lasagne, Cioè io adesso lo sto facendo così, ma volendo potete fare. Poi che cosa facciamo? Mettiamo la mozzarella. Che, perdonami, se facendo gli strati è più difficile perché comunque la pasta è molto calda, quindi esatto, ci si rischia un ustione. Esatto. Io già mi sono scottata 2 volte, nonostante avessi la pentola da 60 anni. Da 60 anni. Dicevamo. Dopo mettiamo la mozzarella e alla fine mettiamo il parmigiano. Quindi la mozzarella solo sopra? La mozzarella va... No, farò la stessa cosa che sto facendo per il sugo. Esattamente. Anche Irene è d'accordissimo perché lei adora il ragù. È già pregusta. È già pregusta la pappa. Comunque è un piatto veloce. Velocissimo. È giusto il sugo che va preparato prima. Sì, esatto. Una volta che avete il sugo potete fare con questo anche qualsiasi altra cosa, Volendo potete anche metterci, non so, i rigatoni, però con questo viene carino perché quando si taglia, messe in questo modo, che cosa succede? Che si vedono tutti i buchi nello stesso verso. È vero. Allora, adesso come per il sugo, vado a mettere la mozzarella in mezzo. A incastro. A incastro, esattamente, così. Continuiamo e ci vediamo dopo. Ci vediamo al momento di infornare. Di infornare? Sì. No, prima facciamo vedere quando hai messo già anche il parmigiano. Va bene, d'accordo. A tra poco. Tra poco. È già bellissima a vedersi così.
ed è solo parzialmente cotta perché Parzialmente scremata. nel formaggio. O il latte volendo. Allora, adesso la mettiamo nel forno a 200 gradi per almeno mezz'ora. Va bene? Il parmigiano sopra serve per fare la crosticina. Per fare la crosticina, sì. Mamma mia, Alcuni mettono anche dei fiocchetti di burro, ma non esageriamo perché già la Sì, mozzarella sì. di bufala è bella pesante, eh? Esatto. Il ragù non è da meno, quindi E allora in forno e ci vediamo 200 gradi per 30 minuti. a dopo. Ciao ciao! Guardate che meraviglia, è in forno da qualche minuto, ne mancano ancora diversi, ma già è una vera meraviglia. Si sta facendo la crosticina, la mozzarella comincia a sciogliersi e io non riesco a parlare perché ho l'acquolina in bocca. Che sento infatti? A tavola con Silvia, quanto mancherà? Un quarto d'ora ancora? Manca ancora un quarto d'ora, sì. E allora ci vediamo tra un quarto d'ora per tagliarla e vedere tutti gli anellini. Esatto. A dopo. Che meraviglia! Devo dire che è proprio carino e poi c'è un profumo dentro la cucina. A questo punto che facciamo? Bisogna... Lo porziono, che dici? Lo Sì, porziono? sì. E allora porzioniamolo. Con un bel coltellino. Sì, di quelli appena accennati che come tutti i miei coltelli non E tagliano. adesso vediamo come è fatto dentro. Ecco qua. Voglio vedere le zite. Ecco qua, le zite che cascano, vuoi Vabbè, vedere? e quello succede. Questo può succedere. No, succede perché? Perché è ancora caldo. Sì. E quindi... Avremmo dovuto attendere ancora un po'. lo so, ma qua, come si dice, ne uccide più la gola che la spada. Sì. Ecco qua. Eccolo qui. Guardate che spettacolo. È appena uscito dal forno, Abbiate pazienza. È una meraviglia. Guardate quello che rimane anche qui sotto. Sì. Togli il piatto, tesoro. Aspetta, scusa. Ok. Guardate che meraviglia. Vedete quanto è carino da vedere? Sì. Questa acquetta che vedete è quella della mozzarella che una volta, diciamo, intiepidito, perché questo va mangiato caldo ma non bollente come questo, e tanto lui mangia, si asciuga. Io intanto assaggio, ragazzi. Può andare? Va. Ragazzi, noi andiamo a mangiare. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti.